Salve a tutti. Un mio collega mi ha gentilmente donato questa fonovaligia degli anni 60 a valvole. Questa fonovaligia era dei suoi genitori. Lui la usava da giovane, poi l'hanno riposta in cantina negli anni 80, diciamo, e da quel momento lì è rimasta e non è stata mai più alimentata, mai più utilizzata. Si può vedere anche la presenza di muffa sul corpo della stessa. Ecco l'interno della fonovaligia, abbiamo ancora il cavo e la spina originale, vediamo il braccetto, non so se ci sono le puntine oppure c'è da sostituirle, ma questo poi lo vedremo. Il piatto, come possiamo notare, c'è la commutazione 78 45 33 16, quindi questa fonovaligia avrà bisogno di una bella restaurata sia dal punto di vista estetico, per quanto riguarda il mobile e tutto, diciamo, tutto il resto, cercando di rimuovere la muffa per quanto possibile. Poi bisognerà vedere dal punto di vista elettrico se c'è qualche problema. Per alimentare questa fonovaligia non procederò direttamente alimentandola con la sua tensione di alimentazione, ma procederò per step, partendo da una tensione più bassa a salire fino ai fatidici 230 volt. Non avendo a disposizione un variac in laboratorio, lo farò utilizzando un trasformatore con più secondari, quindi farò step 30, 60, 125, 160 e poi andrò fino alla sua tensione nominale. Questo perché è disattivata ormai da almeno 40 anni e se l'alimento direttamente potrebbe succedere che sia i condensatori sia, diciamo, il trasformatore potrebbero fumare, guastarsi, quindi daremo la possibilità ai condensatori di ricalibrarsi e vedremo se c'è qualche problema dal punto di vista elettrico. Questo è l'interno della fonovaligia, potete notare la valvola di amplificazione, il motorino, la circuitazione cablata in aria. Siamo a circa 60-65 volt, lasciamo per un po' di tempo così. Il 50% della tensione di alimentazione nominale. Ultimo step, tensione nominale di alimentazione. Ma purtroppo la nostra fonovaligia o aradischi non dà nessun segno di vita. Ho alzato il piatto, a parte il fatto che la meccanica è da pulire e rilubrificare perché è in pessime condizioni, ma questo è normale, che questo fine corsa, muovendo il braccio, non fa contatto perché ha praticamente una parte bruciacchiata. Adesso con un po' di carta vetrata cercherò di asportare la parte carbonizzata ecco fatto. Prima di lubrificare la meccanica diamo una pulita. Qui ci sarà da rigenerare il perno che in base all'altezza stabilisce il numero di giri del piatto. Con un po' di alcol isopropilico. Ok, alimentiamo il tutto, vediamo adesso se parte. Ok, adesso il fine corsa fa contatto, la puleggia gira, è un po' debole perché lo sto alimentando al 50% della tensione nominale. Adesso procederò con la pulizia di tutta la meccanica e rigenererò la puleggia. Adesso procedo dopo una pulizia con lo sbloccaggio, cercherò di sbloccare un po' le parti mobili. Bene, rimontato il piatto, previa pulizia, e sembra che il meccanismo adesso funzioni. Mettiamo un disco e vediamo cosa succede. Posiziono su 45 giri.
e con non mia sorpresa vedo che praticamente il tutto non funziona, ovvero non esce l'audio, e in più riesco a capire che i giri sono anche inferiori rispetto a quelli che dovrebbero essere, perché proprio la musica è lentissima, andrà un 20-30% indietro, quindi devo capire perché non esce il segnale amplificato e nello stesso tempo come poter fare per portarlo a numero di giri regolare. Sotto la valvola amplificatrice, la valvola termoionica, comunque si accende. Per portare il cavo audio all'altoparlante, che adesso controllerò, aprirò il pannello in legno, non c'è un cavo, ma vengono sfruttate queste due cerniere come conduttori per portare, per non far passare un cavo. Vengono utilizzate praticamente le due cerniere dal circuito del giradischi all'altoparlante. Adesso controllerò le condizioni dell'altoparlante e poi vedrò se c'è continuità sulle due cerniere. Ecco l'altoparlante in condizioni pietose dal punto di vista della pulizia, ma sembra che la membrana è a posto. Adesso lo testerò e poi testerò la continuità di questi cavi. Testo l'altoparlante. Ok, 4 ohm, 4,2 ohm, sembra che ci sia continuità nella bobina mobile. Adesso lo smonterò e poi applicherò un segnale audio per essere proprio certi che lo stesso riproduca. Ecco, ho mandato una sorgente esterna e sembra che l'altoparlante risponda. Ok, allora tra un polo che andava all'altoparlante e la sua cerniera corrispondente abbiamo continuità. Dall'altro polo invece non abbiamo un'interruzione completa, ma non abbiamo nemmeno continuità. Figura un'alta resistenza, quindi molto probabilmente attraverso questa cerniera, ma a questo punto conviene smontarle e revisionarle entrambe, bisogna ristabilire la continuità dei contatti. Sviderò le cerniere e le pulirò, le revisionerò. Guardate la muffa nella cantina come ha ridotto l'involucro. Ho tolto le cerniere e disaccoppiato completamente le due parti, così con una parte potrò procedere a restaurarla, a pulirla, mentre dall'altra parte potrò concentrarmi sulla riparazione della fonovaligia. Poi vedrò come restaurare anche questa parte del mobile. Sto rimuovendo, ho già rimosso tutte le parti metalliche che pulirò e luciderò a parte. Ho collegato una cassa direttamente sulle cerniere, ma non c'è nessuna uscita audio, quindi a questo punto mi conviene collegarmi direttamente all'uscita del trasformatore bypassando cavi e cerniere. Effettuato direttamente il collegamento sul secondario del trasformatore di uscita, si sente qualcosa, quindi non è muto, ma non si sente nulla. Quindi la cosa migliore è scollegare tutto il piatto, controllare tutti i condensatori, i valori dei resistori che se alterati possono alterare il funzionamento del circuito, spostare il punto di lavoro della valvola e tutto quanto, e testare cavo per cavo per cercare di ripristinare il tutto. Ora scollegherò il piatto, così potrò lavorare sul circuito controllando componente per componente e nello stesso tempo dare anche una pulita all'interno. Intanto ho smontato, pulito per bene, rimontato le cerniere, disossidate le viti e la continuità sull'alimentazione dell'altoparlante è tornata regolarmente. Ora procederò al controllo dei condensatori
del valore dei resistori. Ho ripristinato il collegamento dal trafo di uscita audio alle due cerniere in modo da poter prelevare il segnale direttamente da qui. Ho verificato tutti i valori dei resistori e sembrano non essere alterati. Ho estratto i due condensatori di filtro che adesso proverò, perché a giudicare dallo stato potrebbero non essere efficienti. Rimane ora da verificare lo stato dei condensatori elettrolitici in carta. Sono due condensatori da 32 microfarad, 450 volt. Innanzitutto verificherò l'ESR, che sembra essere buono, infatti, e successivamente verificherò la capacità col capacimetro. Il primo dà un valore addirittura superiore di 46 microfarad e il secondo ci restituisce 38 microfarad, addirittura superiore rispetto a quella che è la capacità indicata sul corpo del condensatore. Quindi possiamo considerarli in ottimo stato. Ok, riposizionati i condensatori al loro posto, ho controllato tutti gli elementi, ho rifatto parecchie saldature, ho ricollegato il segnale direttamente sulle cerniere, ho collegato la cassa sulle cerniere e applicato un segnale all'ingresso del potenziometro di regolazione. La beatificazione da parte Signor di questa pesante. C'ho un amico. Solo spazi esterni 6G. Perché c'è lì che Karsop. Bene, il circuito di amplificazione funziona regolarmente e non ci sono grandi, non si sente nessun ripple di fondo, a parte qualcosina. Adesso posso concentrarmi sulla parte braccio e puntina. A questo punto procederò col disaccoppiare, diciamo, la parte in plastica con la parte in legno per ripulire bene la parte in legno. Proviamo a estrarre la puntina, che è in condizioni pietose. Questa è invece la puntina per i 78 giri in chiodo del 6, però la puntina è oltre che consumata anche in condizioni pietose. Vedrò se riuscirò a reperirla su internet, intanto però procederò con questo lavoro qui. Rimossa la parte in legno dalla parte in plastica, effettuerò una pulizia su entrambe le parti, cercando di riportarle in uno stato decente. Ho estratto la puntina, non so se si riesce a vedere in video, queste sono le condizioni. Tutto ossidato, puntina consumata, anche la testina non è in buone condizioni. Allora, ho spostato gli elettrolitici lateralmente perché dove erano posizionati, quando si appoggiava il piatto, il motorino andava a toccare e poteva far spostare i condensatori e creare danni. Ho inserito anche due fusibili, uno sul secondario di alimentazione del filamento e l'altro direttamente all'ingresso di rete, perché essendo questo cablato in aria, a parte che non ha protezioni, ma uno spostamento sui cavi degli zoppi o qualcos'altro può provocare un cortocircuito e senza protezioni o fuma l'alimentatore o addirittura scatta il contatore e potrebbe incendiarsi, essendo anche un mobile in legno, e quindi questo va bene mantenere l'originalità ma la sicurezza prima di tutto. Ho smontato il motore un po' stanco tra virgolette, ho cercato di pulirlo, di sossidarlo per vedere se, diciamo, riacquisisce la verve di un tempo, altrimenti bisognerà sostituirlo e sarà molto difficile reperire un ricambio del genere. Lo lascerò girare per un po' di tempo e poi vedrò. Ok, rimontato il motore
do previa pulizia e modifica dello spessore del cilindro. Bene, prestiamoci a provare innanzitutto il numero di giri e se ha migliorato la riproduzione. Allora, per quanto riguarda il numero di giri siamo molto vicini, poi lo controllerò col disco apposito, molto vicini ai giri diciamo nominali, ovvero 45 giri, però la riproduzione è praticamente scarsa. Ora proverò a sostituire la puntina, ne ho acquistata una su eBay e vedremo che risultati avremo, se è sufficiente sostituire la puntina o dobbiamo addirittura sostituire la testina. Ecco la puntina acquistata, è molto simile a quella che è montata, adesso provo ad estrarla, eccole qui a confronto. Questa è la puntina, questa acquistata è della Philips AG3060, che è un altro modello sicuramente superiore. Ora proverò a inserirla e vedremo che risultati avremo in riproduzione. Stiamo molto attenti. Ecco fatto. Ok, puntina sostituita, adesso effettuiamo il collaudo e vediamo che cosa esce fuori. Questa è la puntina della fonovaligia distrutta. Ho provato a cercarla in rete ma non l'ho trovata. Ho acquistato questa puntina qui dozzinale piezoelettrica con un'uscita da 150 a 300 mV e dovrebbe essere l'uscita sufficiente per pilotare l'amplificatore della fonovaligia. Ora proverò ad adattarla sulla conchiglia. Ho piegato leggermente questa letta e ho avvicinato questa piastra cercando di incastrare, proverò ad incastrare la testina attraverso questo intaglio. Ok, nuova testina adattata alla vecchia conchiglia, adesso proveremo la fonovaligia. Restauro e riparazione completati, testina e puntina sostituiti. Dopo aver revisionato il motorino e lubrificato la meccanica, il numero di giri è tornato a essere quello relativamente regolare. Adesso ne provo il funzionamento. Naturalmente devo abbassare l'audio per ragioni di copyright, anche se la canzone ha più di 60 anni, ma è perfetta per questo tipo di riproduttore a fonovaligia. Sono contento di aver restaurato e riparato questa fonovaligia che mi fa tornare indietro nel tempo e ricordare la mia infanzia. Un saluto a tutti da Mr. Volt.